semplicemente perché ripetervi il museo per la terza volta, vedo molte persone e direi che in questi giorni stiamo facendo un po' il bilancio dell'anno scorso nel museo, cercando di vedere appunto cosa è stato fatto nei vari settori, e la riflessione che facevo è che il museo è effettivamente una realtà complessa, c'è ricerca, c'è educazione, c'è pubblicazione, c'è conservazione delle collezioni museali, sono tantissimi gli aspetti, ma gli acquari all'interno del museo presentano esattamente lo stesso tipo di complessità. Quello che vediamo oggi è una passione, un interesse da parte di chi si occupa di acquari e che si occupa quindi anche di educazione, di conservazione, fare ricerca, e quindi ciascuno di questi aspetti, una parte di questi aspetti li vedremo in queste 2 giornate. Ringrazio per aver organizzato questo evento la referente dell'area degli acquari del museo, che è Paola Nicolosi, e i suoi collaboratori Lorenzo Tarocchi, Alessandro Pancrazzi, Pietro Beriomini, Matilde Boschetto, che hanno collaborato all'organizzazione in tantissimi aspetti. Quindi direi che taglio qui i saluti, do direttamente la parola a Paola per presentare i relatori della mattina. Grazie Paola. Grazie Elena. Di nuovo benvenuti a tutti, welcome everybody. Scusate ma faccio un breve così saluto anche in inglese perché abbiamo appunto un ospite straniero e sono molto contenta appunto di questa terza edizione, ci siamo dati da fare, spero che insomma vi piaccia. E innanzitutto vorrei ringraziare tutte le associazioni che hanno partecipato, che sono molte quindi non le nomino, e vorrei ringraziare comunque anche i volontari che ogni anno allestiscono l'esposizione delle vasche e i laboratori didattici che ci saranno nel pomeriggio sia oggi che domani, sempre a cura dell'Associazione Acquari Naturali, e quindi anche io vorrei ringraziare Lorenzo Tarocchi e tutto il gruppo dell'associazione. Iniziamo subito, visto che siamo anche in ritardo, vi presento il primo relatore, è qua con noi Giacomo Mauretto, laureato in biologia evoluzionistica all'Università di Padova, si occupa di divulgazione scientifica ed è noto per il suo canale YouTube Entropy for Life, quindi mi fa molto piacere che sia qua oggi. Si occupa di ricerca e si occupa anche proprio di social, quindi è importante proprio questo aspetto. Quindi io lascerei subito la parola a Giacomo, grazie. Grazie a tutti. Ci sono due naturalmente la presentazione, perché ovviamente la vita è complessa. E ci siamo a posto, non c'è niente, solo una cosa così non vedo le cose strane che avevo sul PC, non mio, quindi in realtà potevo anche non farlo, va bene, non importa. Allora, ciao a tutti. Questo è un intervento che a me tocca personalmente nel profondo, nel senso che sono qui per parlare di due delle cose che amo più al mondo, cioè la scienza e gli acquari. E vi direte, ok, perché gli acquari, lo capirete, perché sono stati una parte, non posso tranquillamente dire, fondamentale di tutto il mio percorso di vita. Nel senso che io adesso che lavoro parlo di scienza, lo faccio da sempre, cioè lo faccio da in realtà 7 anni che per me sono da sempre, e lo faccio appunto online, parlando di biologia, parlando di evoluzione, e in questo processo, guardandomi indietro, mi sono reso conto che l'acquariofilia, la passione per gli acquari, è stato probabilmente un evento fondamentale per tutto
E no, mi chiedo scusa perché sarà un po' autoreferenziale, soprattutto durante il percorso di questo incontro, in questo intervento, però ecco, voglio portarvi la mia storia in questo senso, come emblema di qualcosa di cui sono veramente molto contento. Sì. No, ma che sta qui la mano? Scusate, mi sento una scelta. Ok. Di che cos'è che sono convinto? Che l'acquario, inteso come appunto dei vetri con dentro dell'acqua e della roba, poi possiamo definire bene che cos'è questa roba, possa essere potenzialmente uno strumento utilissimo per esplorare tutto. Ora, tutto che si parlava, si diceva no, forse l'astronomia, l'astrofisica no, vero, ok, ci sto, se uno ha degli acquari in cui deve simulare le maree, l'astrofisica non entra, ma per il resto l'acquario può essere uno strumento per cui anche un bambino può imparare a mano degli aspetti di scienza. E veramente vi voglio portare il mio esempio, ora vi chiedo scusa, veramente sono in imbarazzo a farlo, però rende bene la mia storia di cosa si può fare con l'acquario. Allora, partiamo io da bambino, allora ho cercato delle foto di io da bambino o da adolescente, perché sta mia madre, non me le ha trovate, e allora ho iniziato a fare un po' generato con l'intelligenza artificiale, ho chiesto a ChatGPT di fare delle versioni di me da bambino appassionato di animali, e questo deve essere io da appassionato di animali, e questo è come sono partito. Io a 7-8 anni avevo gli animali, ero ossessionato da animali, ma dicevo che valga per tanti altri, avevo i pappagalli, ok, questi sono gli superati, alligatori, ma non solo, le cocorite, avevo gli scoiattolini, io ve lo giuro, ho delle cicatrici, non so quali, qui una, che so che sono dovute al fatto che sono stato morso dagli scoiattoli, e mi ricordo che questa passione per gli animali era legata poi anche alla passione per l'ambiente naturale in generale, per i funghi, per andare a raccogliere i funghi. Io sono cresciuto in un ambiente un po' selvatico, mettiamola così, tra una fattoria e un bosco sostanzialmente. C'è una cosa che però a posteriori mi rendo conto che mi colpisce, cioè adesso a posteriori mi colpisce, cioè avere dei pappagalli non è come avere un acquario. Adesso magari qualcuno di voi avrà in mente, perché adesso chiedo anche scusa perché sto mettendo le mani avanti a tutti gli esperti di acquari che sono qua, perché molte delle cose che dirò ovviamente per loro sono banali, però è una cosa che mi sono reso conto che negli anni cambia completamente l'approccio, cioè almeno in molti casi avere dei pappagalli significa sostanzialmente cercare di tenere contenuti dentro a una voliera degli animali, cercando certo di far stare il meglio possibile. Okay? Però non è che devo creare chissà cosa, oltre a degli arricchimenti dal punto di vista cognitivo per questo animale. Non devo andare a modificare tutto l'ambiente che c'è dentro una voliera, perché l'aria che respiriamo è la stessa mia, la temperatura che non è la stanza, perciò devo stare attento, ma non devo fare altro. Il mio primo avvicinamento con gli acquari è avvenuto quando ancora non avevo gli acquari, ma quando un mio professore delle medie, che già quella fase da utenti sentitivi, no? Mi ha consigliato di leggere un libro, L'anello di Re Salomone, di Coral Lorenz, alzi la mano chi lo ha letto, ok? Ed è un libro, non so se avete presente, fantastico, soprattutto per chi ama gli animali. Bene, in quel libro ci sono 2 capitoli sugli acquari, che raga io ho la pelle d'oca, vi invito veramente a leggere, perché uno si chiama Una cosa che non fa danni, 2 punti l'acquario, io ho i brividi. In questo, dopo aver raccontato di scimmie pazze che spaccano i libri, distruggono tutto e così via, l'acquario, questa cosa tranquilla, bellissima. E già Lorenz, in questo era stato geniale, aveva individuato un aspetto fondamentale, perché può essere uno strumento per capire l'ecologia. Lui fa questo esempio molto semplice, lo consiglio a tutti di provare a farlo, e questo si può veramente fare, fatelo anche voi, fatelo a casa. Lui dice, guardate, andate da vostra madre o vostra nonna e trovate delle calze di nylon e andate nello stagno dentro casa, ovviamente non andare dove ci sono delle specie protette, ok? E raccogliete la famiglia, i microorganismi che ci sono dietro, buttateli in un vasetto con dell'acqua, magari lasciata lì prima qualche settimana in modo che il cloro evapori, e fate crescere della roba.
e osservate. E potete vedere in questi microrganismi inizia a descrivere tutta una serie di organismi come per esempio le larve di libellula, che tra parentesi a me è successo a un certo punto della mia vita di averne in un acquario, perché una libellula ha le nostre uova dentro e sono bellissime. Vedere questa roba tipo alien che butta fuori delle sternascelle per afferrare gli altri insetti oppure appunto i crostacei è qualcosa di meraviglioso. Poi puoi trovarti uno degli animali più belli del mondo, che sono le daffini per quanto mi riguarda, che sono animaletti che praticamente costantemente nuotano nell'acqua cercando di rimanere quasi a galla sostanzialmente, e loro tendono a cadere, no? Perché la loro stanno su e nel mentre filtrano e si nutrono di tutto quello che possono fare. Ecco, questo atto di osservare questa pozzangherina, questo mare una pozzangherina è un'attività che anche soltanto un ragazzino di bambino può fare e scopre un sacco di cose. Poi vediamo cosa, ma una delle cose che scopre è che in un po' d'acqua sporca può esserci un uomo. Lorenz va anche oltre nel primo capitolo in cui parla di attuali e racconta che avere un sistema di questo genere, una piccola nicchietta in cui avere la vita dentro, può anche essere operativo per alcuni aspetti della tecnologia. Lui racconta di come poi di solito ti viene la voglia di inserire più roba, più pesci, più roba, e quando lo fai ecco che le cose iniziano ad andare storte, perché il carico organico all'interno dell'acquario diventa troppo abbondante e a un certo punto rischi il collasso, mi viene da dire ecosistemico probabilmente della nicchia, e questo può essere un ottimo modo per imparare alcuni elementi di base di ecologia. Poi va bene, quella smetterò. Poi i primi, veramente provate a leggere, non è tutto il libro, quei 2 capitoli sono bellissimi perché poi descrive l'amore per l'osservazione degli animali, in particolare lui racconta la riproduzione dello spinarello, la riproduzione del pesce combattente, e lo descrive con una poesia, e poi quando me lo sono trovato davanti, in caso del pesce combattente, ovviamente ho detto wow, è vero, cioè quello che come l'ha descritto è quasi meglio della realtà per certi versi. Questo è stato il mio primo incontro con gli acquari. E voi direte, va bene, e quindi già mi stai dicendo che tu hai comprato degli acquari? No, non è questa la storia è stata un'altra. A un certo punto, anche questa è generata con un'intelligenza artificiale, arriva un amico di famiglia, un ragazzino un po' più grande di me, aveva 14 anni, tale ragazzino croato, Tomislav Skrtic si chiama, che mi racconta che lui allevava i pesci e li vendeva. Probabilmente il mio animo capitalista ha detto, una bella idea della riproduzione, no? Cioè io prendo degli individui, li moltiplico e poi li invento. Ovviamente alcuni paesi non hanno mai fatto questo senso, però bello, affascinante, mi hanno convinto. Allora da ragazzino di 10 anni ho detto, è ora che anche io mi prendo un acquario. Sono andato in un negozio di acquari, ho fatto quello che fanno tutti sostanzialmente. Ho preso un acquario medio piccolo, 60 litri, e ho comprato nel negozio di acquari tutto quello che potevo trovare. Piante, filtri. Avevo 12 anni, io mi ricordo ancora la cifra che ho speso quel giorno, perché ovviamente i miei genitori, la mia madre, più che altro, mi ha insultato costantemente perché ho speso 140 euro, ok? Che è una cifra che non ha senso per un bambino, perché io me lo ricordo come una roba gigantesca nella mia vita, ok? E allora inizio a descrivere questa qua. Questo di nuovo sarei io secondo da adolescente, va bene? Inizio a descrivere il mio acquario, però le dimensioni più velocizzate, 60 litri, ci metto dentro di tutto. E qua lo dico con un peso che è uguale gigantesco, perché ovviamente è sbagliato. Ci metto dentro come fanno tutti, però questo è fatto con poco. I guppi, gli scalari, i pesci combattenti, butto dentro tutto quanto. Pesci che in teoria non convivono poi così bene, pesci soprattutto che sono tanti per un acquario di 60 litri. Cosa succede? Ovviamente mi trovo i pesci morti. Questa è una cosa ovviamente che dico con un peso nel cuore, perché è una roba, cioè, ero un ragazzino, quindi chiedo di perdonarmi. Trovo i pesci morti. Allora, qua ovviamente la mia vita poteva andare in tante direzioni diverse. Avrei voluto abbandonare la cosa, certo, avrei potuto, anche perché dopo aver speso tutti quei soldi, avere dei pesci morti è terribile.
forum di acquari. Adesso qualcuno mi scende dal cuore. Il forum era Aquaportal. Forum molto noto, magari molti di voi sono stati membri di Aquaportal. Faccio la mia iscrizione, adesso le opinioni non le tantissimo, perché magari qualcuno di voi, perché ci sono anche esperti di acquari qua, si ricorderanno di questo ragazzino idiota che ha fatto la domanda di bene 10 anni fa. Comunque nel 1° maggio del 2008 mi iscrivo con il nome di Gemmo. Nella mia vita ho pubblicato 1500 commenti, domande, cioè da qualche parte la media, se ti fai i conti, io in media ancora, per il fatto che sono 10 anni che non più niente, ho un messaggio ogni 4 giorni, scritto lì. Va bene, probabilmente questo è stato uno dei giorni più importanti della mia vita, cioè adesso sto scherzando, lo metto tra aver conosciuto mio padre e aver imparato a fare CTRL-C con lui. Ok. All'interno di questo forum cerco delle domande, cioè ho delle domande e delle risposte. Le risposte sono: perché mi sono morti i pesci? E inizio a guardare la gente come me che faceva esattamente la stessa roba, no? All'interno del forum del mio primo acquario, chiedevo alla gente, guardavo, a un certo punto ho detto: ma sì, ma a me delle opinioni delle persone, poi di solito mi insultavano, no? Era un ragazzino pazzo. Che me frega? Vado a vedere cosa dicono delle parti in cui la gente sembra sapere le cose, vado a vedere dove la gente parla dei filtri, della chimica dell'acqua e così via. E scopro delle cose, cioè, come funziona il ciclo dell'azoto, per esempio. 12 anni per capirci. Entro in questi gruppi e inizio a sentire che parlano di nitrati, nitriti, ammonio, ammoniaca. È il mio primo incontro con il concetto di molecola, con il concetto di atomo. Poi uno dovrebbe essere già alle medie, devi saperlo, ma io alle medie mi fanno spiegare queste cose, che c'hanno i nitrati. Quella era una cosa superiore. Scopro che esistono queste molecole, l'ammonio e l'ammoniaca, che vengono prodotte dai pesci, sostanzialmente. Sì, so che è sbagliato, perché qui l'acido ammoniaca e l'ammonio e l'ammoniaca che vengono prodotti dai pesci. Teoricamente succede, questo è molto semplificato, succede che ci sono dei batteri che hanno delle buone dell'acquario. Io scopro che l'acquario non doveva essere semplicemente acqua, piante e pesci, ma c'era un motivo. Io dovevo aspettare innanzitutto che succedesse che delle popolazioni di batteri facessero venire questi passaggi, cioè trasformassero delle molecole. In particolare avevo bisogno di alcuni batteri che facessero questa azione di trasformare i nitriti in nitrati, prima dall'ammonio e ammoniaca a nitriti, poi da nitriti a nitrati, e poi che questi nitrati sono tutti insomma tutte le piante. Mi si è aperto il mondo. I batteri. Per me fino a quel momento lì i batteri erano quella roba che io guardavo in televisione e che andavano eliminati al 99,9%. Ok? Quella era la mia idea dei batteri. Non che io avevo bisogno dei batteri, no, che i batteri dovevano far parte del processo, di un processo biogeochimico, adesso mi viene da dire, del mio acquario. E lì allora dovevo fare questo passaggio. Dovevo aspettare. Al tempo mi davano la regoletta, guarda, devi aspettare 30 giorni prima che metti i pesci, in realtà devo aspettare che succedesse questa cosa. Che questi batteri trasformassero il più possibile tutto in nitriti, che la popolazione fosse così grande che da lì in poi qualsiasi produzione di ammonio e ammoniaca sarebbe subito stato trasformato in nitriti e poi in nitrati, e poi magari avrei potuto mettere più piante. Ok? Questa roba ha acceso in me anche la comprensione di alcuni aspetti di ecologia. Perché l'idea quindi di avere un carico, un eccesso di azoto mi ha interessato, perché allora ho detto: ah, ok, ma questo magari spiega perché in certi contesti, per esempio fiumi, laghi, perché in certi contesti fiumi, laghi, ok? Se c'è un eccesso di scatti, che possono essere inquami, che può essere, ecco che possono avere dei problemi. In realtà in quota leggermente diversa, ma è quello che può succedere, è successo a me, poi può succedere che mi può succedere. E a 12 anni mi sono avvicinato all'idea dell'ecologia.
A questo punto capite bene che, ok, ho capito che i batteri sono miei amici, almeno quelli che servono nell'acquario, e poi ho capito che le piante erano mie amiche. Le piante, cavolo! Le piante che avevano un ruolo, almeno nel mio acquario, poi so che molti di voi hanno anche acquari senza piante, pazzi, ma scherzi. Inizio a infilare piante nei miei acquari, e qua mi passo di parte l'altra, grande passione. Perché? Perché le piante sono bellissime. Le piante sono questi organismi che tu metti lì, devi stare attento, devi capire quali sono le loro esigenze, hanno tutto un ciclo loro interno, ma soprattutto in un acquario, e anche qua le differenze dall'avere semplicemente la pianta nel vaso. Puoi metterne di più, tu puoi provare tanto a iniziare a creare un piccolo ecosistema. Qualcuno potrebbe dire puoi giocare a fare io. Nella mia vita io ho provato a replicare questa cosa, sempre da adolescente, a un certo punto mi hanno trippato dicendo bellissima questa cosa del creare un equilibrio interno in un sistema. Tanto che, dicevo, sono vissuto in una fattoria, ho provato a farlo con le quaglie. Avevo una grande voliera di quaglie, ho detto va bene, ma se ci metti un sacco di piante, riesci a creare un equilibrio per cui a un certo punto tante più quaglie ci sono, cioè tanto più erba c'è, le quaglie riescono a mangiare quell'erba, questo crea un equilibrio è praticamente impossibile, cioè avere una voliera gigantesca. E quindi ecco, questo è stato interessante. Esclusi gli acquari, questa cosa non sono riuscito a crearla. Dopodiché, indubbiamente in certi terrari secondo me questa cosa si può fare, però in nessun altro caso mi è successo di provare a creare un piccolo ecosistema. Ok, non solo, non è detto però che fosse stato veramente soltanto il ciclo dell'azoto a uccidere i pesci, o comunque i nitrini soprattutto. Magari è stato altro, e allora ho dovuto studiare cos'altro poteva essere stato, e quindi ho iniziato a pensare intensamente a una cosa che tutti noi abbiamo per scontato, ma che non è scontata: l'acqua. A 12 anni l'acquarofilia per me è stato il primo grande momento di riflessione nei confronti dell'acqua. L'acqua che non è semplicemente acqua. Voi direte, è un gioco di parole. No, nel senso che noi abbiamo delle parole che sono polisemiche, che hanno due significati. Acqua è un esempio. Io con acqua posso intendere il composto puro, H2O, oppure l'acqua, una soluzione acquosa che esce dai nostri rubinetti e dentro ha un sacco di roba. Ecco, ho capito che l'acqua e la soluzione acquosa sono due robe diverse, che dentro all'acqua ci può essere dell'acqua. Anche qui non solo batteri, ho iniziato a comprendere anche il concetto di sali. I sali, gli ioni, e poi anche magari molecole di altro tipo. Mi sono andato a vedere che cos'era il pH, e qua da 12 anni io, però capivo che c'era questa scala di concentrazioni, poi ho capito che erano gli ioni H+, o vabbè, questi sono altri modi per dirlo, che sono una parte importantissima all'interno dell'acqua, e che ci sono delle molecole che possono più o meno alzare o abbassare il pH. Questa roba qui è un incontro con la chimica. Non solo, a un certo punto capisco che non è solo un discorso di pH, c'è anche un discorso di durezza dell'acqua. Questo è un concetto che chi ha a che fare con l'acqua ne assorbe presto. L'acqua può essere più o meno, diciamo, pura, più vicina all'H2O, oppure può essere più ricca di robe, perché queste robe possono esserci i vari sali, come per esempio i carbonati, che possono avere un ruolo fondamentale, di solito un ruolo tampone, si dice, nel stabilizzare come e quanto può cambiare il pH all'interno dell'acqua. Okay? Il più famoso di tutti è il traguardo di calcio, e pensate per me quanto è stato sconvolgente il Monte Grappa. Dietro di me c'è il Monte Grappa, si chiama per quello per la grappa. Non so se sia stato, cioè se è molto importante anche per la grappa, è strano questa cosa, però le due cose non c'entrano, cioè, vabbè. Io lo sapevo, avevo capito che il grappa era fatto di carbonato di calcio, e io ho capito che dentro la grappa c'era un pezzi del grappa sciolti. E questi pezzi del grappa sciolti determinavano il fatto che io facevo veramente fatica a cambiare il pH della mia acqua. Cioè, ma che mondo stavo scoprendo? Che roba bellissima stavo
non c'entravano moltissimo con tra di loro banalmente, anche con le diverse caratteristiche dell'acqua. Avevo gruppi, questi pesci del Centro America, quel paese liquidari, con caratteristiche veramente peculiari. Quindi andavo a studiare, scoprivo per esempio il loro ciclo riproduttivo, che è stranissimo. Cioè, per gli apoliofili no, perché questi sono dei pesci più banali di tutti, ma questo poi l'ho scoperto all'università. Però questo è uno dei pesci più studiati al mondo. Questo è studiato per tantissimi motivi diversi. Per il ciclo riproduttivo, perché ha un quindi la femmina tiene dentro le uova e quando si schiudono e partorisce direttamente già i piccoli, praticamente appena già nati, non fa le uova sostanzialmente. Perché la femmina può inglobare pacchetti di sperma, di maschi diversi. E questa roba qui, se ci pensate, non ha senso per noi. Poi questa roba in realtà è molto più diffusa di quello che può sembrare, sono anche le api. C'è tutto il tema della selezione sessuale, per cui ecco che e tantissime altre cose. C'è anche l'idea che non è scontata, che il fatto che ci sono pesci che hanno la fecondazione interna, come noi, e pesci che hanno la fecondazione esterna. Qui c'è la femmina che fa le uova e il maschio che emette gli spermi sopra. Qui no. Qui c'è un organo modificato che è analogo al nostro pene, che ha una cosa impossibile, pensate. E per me è tutto un mondo, ho iniziato a avvicinarmi alla biodiversità, a capire che ci sono animali diversi che vengono da parti diverse del mondo, che hanno caratteristiche diverse. Quindi ecco che avevo un pupino, avevo anche gli scari che non c'entrano niente, io dico gli altri, tecnicamente. Poi c'è chi magari può sentire, però vivono in ambienti con una maggiore acidità, mentre gli altri sono molto più tolleranti a molti altri diversi. E quindi magari semplicemente per quello che hanno morti alcuni pesci e non altri, per esempio. Oppure poi ho scoperto, studiando, che probabilmente in realtà il vero motivo per cui avevo ucciso i pesci, perché erano morti, era perché li avevo bolliti. E pensate che questo che paradosso che è stato per me. In estate, abbassando il grappa, ho probabilmente ucciso dei pesci tropicali per il canto. Perché? Com'è possibile? Non ha senso come roba. No, io ho dovuto iniziare a pensare com'era fatta a casa mia, dove avevo messo gli acquari, che temperatura potevano raggiungere quegli acquari. Ho dovuto immedesimarmi, ragionare che temperature potevano esserci nei luoghi in cui alcuni di questi pesci proveniva. Vale, sei ragazzi. Beh, sono più gelato. Certo, erano mediamente posti caldi, ok? Sud America, cioè, come capirci, Brasile, come capirci, comunque Paraguay, perfetto. Quelle zone sono certo mediamente più calde, però comunque nelle zone molto boscose, la temperatura di picco non è paragonabile per certi versi, magari con i 40 gradi che posso avere a casa io, per esempio, però i 35 gradi di possibilità. E poi è diverso la capacità termica di un piccolo acquarietto di 60 litri, quanto velocemente si può scaldare rispetto a un fiume che comunque sta a terra e che fluisce, o un torrente. Questa per me è stata una rivoluzione, cioè ho dovuto rimedimarmi a ragionare molto sulla mia vasca, su questi laghi, questi fiumi, scusate, le loro caratteristiche, e poi ragionare anche molto sul perché la temperatura uccide i pesci. Voi lo sapete perché molti pesci muoiono ad alte temperature. Adesso non li non rispondano. Perché secondo voi muoiono? Come muoiono? Qual è la causa principale? Vabbè, però stiamo parlando con i ragazzi di 15 anni, ok? Cioè, io ho capito sta roba che con l'aumentare della temperatura è vero, no? Il sale si scioglie meglio nell'acqua, ma i gas no. I gas si sciolgono nell'acqua. Ma che roba è? Se sono gas non possono sciogliersi nell'acqua, no? Vabbè, i gas si sciolgono nell'acqua. E più è alta la temperatura, più questo evento è poco
probabile, in realtà perché scappano fuori più velocemente, è cavolo, ma io stavo leggendo dei forum, mi stavano raccontando dei modelli, questi sono modelli, questo è un modello, per capire come funziona l'acqua, come funziona il gas, mi stanno trasmettendo dei modelli o di meccanica statistica. Cioè roba che l'umanità ha scoperta nel 1800, io a 12 anni ero lì che mi sbattevo la testa e dovevo riuscire a chiudere gli occhi e vedere la superficie dell'acqua e immaginarmi che c'erano dei gas che entravano e dei gas che uscivano e che tanto più era più caldo, tanto più si tendevano ad andare velocemente fuori. Bellissimo. Non è un caso poi che quando sono arrivato alle superiori, io me lo ricordo, mi faceva arrivavo alla lezione di chimica e la mia professoressa mi diceva, non è un professore, è un ragazzo, e la mia professoressa parlava degli ioni e io mi ricordo, no, perché io, cioè, davo questo, cioè, quasi mi sentivo in imbarazzo, perché diceva, no, perché il calcio si trova sotto forma di ioni, ma cioè, certo, nell'acqua sempre, per forza, mi guardava, mi vedeva che cosa diceva. Io ho questo bellissimo ricordo del fatto che per me tutto quello che veniva detto a lezione alle superiori di chimica erano lezioni sulle acqua. Era roba che più o meno avevo già incontrato. Certo c'erano le formule, proprio le formule con la matematica, cose che non ho mai calcolato, ma anche lì non è vero che le concentrazioni di alcune cose ora. E sarà qua per me è stata bellissima. E poi per certi versi questa cosa è successa anche all'università, non ha senso. Sì, invece, perché questa passione per la chimica a un certo punto è diventata una passione per la chimica, per le piante, per tutto. E quindi ecco che io a un certo punto mi sono ossessionato con le piante. Perché? Per il motivo che dicevo prima, non così, non è un modo di ossessionamento per le piante. Però, che bello dire ho tante specie diverse di pianta all'interno del mio acquario, le devo conoscere, le devo capire, le devo gestirle, devo riuscire a farle diventare prospere. Come si fa? Di nuovo, si studia,